Buongiorno signori, sono di nuovo io, il vostro pasticcere Mauro Cominoli. Oggi facciamo una nuova ricetta, i savoiardi. Possiamo iniziare. Come prima cosa abbiamo gli ingredienti: 250 grammi di zucchero semolato, poi abbiamo la quantità della farina. Dobbiamo usare una farina debole. Come farina abbiamo 250 grammi e 225 di fecola. 7 uova, mettiamo gli albumi e li montiamo a parte, e i tuorli li monteremo a parte, anche loro, separati. Montiamo separati sia i tuorli sia gli albumi, con metà zucchero per i tuorli e metà zucchero per gli albumi. Allora, prima di montare gli albumi dobbiamo dire una cosa: gli albumi devono essere a temperatura ambiente per facilitare che vengano montati più facilmente, e poi non mettiamo subito lo zucchero perché ci metterebbe più tempo a farli montare. Iniziamo a fare schiumare l'albume, dopodiché mettiamo mano a mano lo zucchero. Possiamo iniziare. Facciamo partire la macchina a media velocità e iniziamo a montare i nostri albumi. Oggi faremo una cosa diversa dal solito. Invece di mettere la nostra vaniglia all'interno delle farine, metteremo la buccia di un arancio, chiaramente un arancio biologico. Io ho fatto arrivare gli aranci della Sicilia. Usiamo la buccia per aromatizzare al posto della vaniglia. Ricordatevi che questa raspa deve sempre essere rivolta verso l'alto, perché così riusciamo a vedere di togliere solamente la scorza e non il bianco, che sarebbe amaro se non lo mettiamo all'interno della nostra ricetta. Ok, il nostro albume si sta montando abbastanza bene. Ora ci mettiamo dentro lo zucchero, che sono 75 grammi. E finiamo di montarli. Mi raccomando, gli albumi devono essere montati a neve ferma. Allora, come potete vedere, i nostri albumi sono ben montati, perché anche se noi lo giriamo sottosopra ci rimane sempre quel beccuccio classico, perché abbiamo montato bene gli albumi. Ora sganciamo il nostro cestello e mettiamo questo composto dentro una grilletta, perché dobbiamo montare sempre nella macchina i nostri tuorli con lo zucchero. Ora laviamo il nostro apparecchio qua, la nostra frusta. Asciughiamo bene e siamo pronti per fare ripartire la nostra macchina con dentro gli albumi. Adesso tiriamo fuori il bianco qua, l'albume montato, e lo mettiamo in una grilletta. Usiamo una marisa. Ricordiamoci che non dobbiamo smontare il nostro composto, quindi non schiacciamolo troppo, cerchiamo di accarezzarlo e non schiacciarlo troppo, perché se si schiaccia si smonta e non possiamo più avere dei buoni savoiardi. Ora montiamo i nostri tuorli.
Abbiamo montato l'albume, lo lasciamo in una grilletta a parte, montiamo i nostri tuorli, sono 7 tuorli. Ci mettiamo assieme il resto dello zucchero. E iniziamo a montarli. Anche questi dovranno essere belli spumosi. Ora la nostra farina è bella setacciata ed è pronta da unire al nostro composto. Ok, il nostro tuorlo è montato. Adesso prepariamo la sac à poche per dopo, quando dovremo iniziare a metterli dentro nelle teglie. Vediamo di scegliere una bocchetta grossa. Qui abbiamo un diametro 10, usiamo questa, anche se ha le puntine, va bene lo stesso. Ora abbiamo preparato la nostra sac à poche, uniamo il nostro composto. Allora, come prima cosa, questo non ci serve, come prima cosa leviamo questa, la laviamo, uniamo il nostro composto di tuorli montati con l'albume. Mescoliamo dall'alto verso il basso, che venga tutto ben omogeneo. Senza smontare il composto, altrimenti rischiamo che non lieviteranno bene.
Dopodiché mettiamo il nostro composto dentro nella cesta della planetaria per finire di amalgamarlo e unire anche le farine. Abbiamo mischiato molto bene il nostro composto, come potete ben notare, sempre dall'alto verso il basso, senza smontarlo, cercandogli sempre di dare aria. Ora, mano a mano, uniamo la farina, non tutta in un colpo, facciamo un 2 o 3 step. Uniamo le farine assieme alla fecola, setacciate con gli aromi, e continuiamo a mescolarlo, facendo roteare il nostro cestello dall'alto verso il basso. Continuiamo a mescolare. Dobbiamo creare praticamente un composto omogeneo. Continuiamo a aggiungere altra farina. Continuando a girare il nostro cestello, ricordatevi sempre che così praticamente mischieremo più in modo più corretto. Uniamo quasi tutta la farina, nell'ultimo ce ne rimane proprio poca. Continuiamo a mescolare. Chiaramente questo lavoro bisognerà farlo con calma e pazienza, perché ci vuole un attimo, ci vuole 5-6 minuti per montare tutto il nostro composto fatto bene. Che dobbiamo sempre ricordarci che se noi montiamo il composto male, il nostro composto si smonta e non vengono bene i nostri savoiardi. Perché quello che farà lievitare i nostri savoiardi quel pochettino, non essendoci il lievito, sarà l'aria che noi abbiamo dato con le fruste quando abbiamo montato gli albumi. Uniamo tutta la farina e finiamo di impastare. Ora il nostro composto è bello amalgamato, come potete notare è bello amalgamato. Possiamo iniziare a metterlo dentro nel sac à poche e preparare la carta da forno dentro nelle nostre teglie, così possiamo fare delle piccole listarelle. Adesso vi farò vedere. Iniziamo a preparare le nostre teglie. Fissiamo bene i lati, schiacciandola bene, e mettiamo dentro
possiamo levarli questi, mettiamo dentro il nostro composto dentro nel sac à poche, come potete notare. Senza smontarlo, senza dargli troppi colpi, cerchiamo sempre di manovrare il nostro impasto con calma. Ora facciamo delle piccole striscioline che vi faccio subito vedere. Facciamo delle piccole striscioline che mettiamo dentro nelle teglie. Iniziamo ad accantonare questa prima teglia, prepariamo un'altra teglia con la carta da forno. Adesso attendiamo che il nostro forno vada in temperatura e quando il nostro forno è in temperatura ricordatevi 200 gradi per 12 minuti. Poi chiaramente la temperatura e i tempi di cottura vanno più che altro calcolati a vista più che altro, perché ci sono forni che mantengono la temperatura, forni che ne danno di più e ne danno di meno a seconda del tipo di forno. Quindi l'unica cosa da dire è questa: quando inizieranno a dorare leggermente, a quel punto lì saranno da tirare fuori. Un altro accorgimento: prima di mettere i nostri savoiardi a cottura andremo a metterci sopra dello zucchero. Perché andremo a mettere dello zucchero? Per semplice motivo, perché se noi non mettiamo questo zucchero sopra i savoiardi rimarranno croccanti, invece di restare morbidi rimangono croccanti. Se volete il savoiardo croccante non mettete zucchero sopra prima della cottura, se invece li volete morbidi sì, consiglio zucchero a velo. Io in questo caso non ho presente lo zucchero a velo, uso uno zucchero semolato fine. Comunque
va bene lo stesso. Facciamo uno spolvero sopra ogni savoiardo. Questo siamo a posto, adesso lo mettiamo anche sopra questi, penso che il forno sia quasi a temperatura. Io penso che 12 minuti siano sufficienti per la cottura, comunque se non dovessero essere sufficienti possiamo sempre mettere un minuto o due in più, oppure se è troppo, che il vostro forno vi cuoce troppo, farete un minuto o due di meno. Regolatevi in base a come li vedete cuocere. Quando i bordi tenderanno leggermente a venire quel dorato, li dovete togliere, perché se li lasciate dentro diventano troppo croccanti, troppo duri. Se li tiriamo fuori un attimino prima avremo un savoiardo molto morbido all'assaggio. In questo caso io ho usato lo zucchero semolato, ho messo sopra prima di infornarli. Ricordatevi sempre, mettete uno zucchero a velo. Come potete notare abbiamo tirato fuori i nostri savoiardi dal forno e li mettiamo a raffreddare in un piatto da portata. Li staccheremo da qua con una palettina. Adesso vediamo se riusciamo a farlo subito o altrimenti li lasciamo raffreddare un po' di più. I nostri savoiardi sono pronti, belli dorati appena appena, non devono rimanere troppo cotti, altrimenti risulteranno molto duri al tatto, molto duri. I nostri savoiardi sono tutti belli chiari, belli morbidi. Abbiamo quasi finito la seconda cottura. Ora, cari amici, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, iscrivetevi
per aiutare il canale a diffondere le nostre ricette e le nostre creme. Mi raccomando, se vi è piaciuto il canale continuate a vedere i nostri video e mettere un'iscrizione con un dito all'insù, accendete la campanella se volete restare aggiornati sui prossimi video e le nostre ricette. Cari amici, alla prossima, ciao!